Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vi propongo la pizza alla pala, un concentrato di leggerezza e squisitezza. Utilizzerò solo farina da supermercato, 50 centesimi un chilo. Vedrete che bontà. Andiamo! Se volete supportare il mio canale, per favore iscrivetevi, lasciate un mi piace e commentate. Dunque, ho cominciato pesando 1 grammo di lievito secco. Se usate il lievito fresco andate su 2 grammi e mezzo, e ho aggiunto 50 grammi di acqua a temperatura ambiente e mezzo cucchiaino raso di zucchero. Ho mescolato per qualche secondo per far sciogliere lo zucchero, dopodiché ho messo da parte. Quindi ho pesato 500 grammi di farina forte da supermercato con proteine intorno a 13,5, non è una Manitoba ed è una farina 00 o 0. Non utilizzate farine integrali o semi-integrali, è una farina 00. Quindi 500 grammi di questa farina e ho aggiunto dell'acqua ghiacciata. Ho fatto sciogliere dei ghiaccioli dentro questa bottiglia e ne ho aggiunti 300 grammi per fare avvenire l'autolisi, fondamentalmente in maniera tale che potesse assorbire, l'impasto potesse assorbire molta più acqua, perché arriveremo all'80%. Ho fatto assorbire un po' l'acqua alla farina, dopodiché ho cominciato a impastare a mano, ma per non più di 3 minuti probabilmente. Una volta che acqua e farina si sono combinati bene, vedete l'impasto è veramente grezzo, si strappa subito. Quindi ho fatto una palla, l'ho messa nel contenitore, l'ho coperta con un canovaccio inumidito e l'ho lasciata per 45 minuti. Trascorsi 45 minuti, come vedete, il lievito ha già cominciato a fare bolle. L'ho aggiunto l'acqua e il lievito all'impasto e poi, utilizzando un guanto, ho utilizzato il guanto per tutta la durata dell'impasto. Ho cominciato quindi a impastare per far assorbire quest'acqua. Vedete, l'impasto è veramente molto colloso, per questo vi consiglio il guanto. Una volta che l'impasto ha assorbito anche i 50 grammi di acqua e lievito, ho aggiunto il sale, che sono 10 grammi, e ho cominciato ad aggiungere il restante dell'acqua, che sono 50 grammi, piano piano. Quindi, come sempre, come abbiamo già detto anche tante volte nel passato, bisogna procedere alla fine a aggiungere l'acqua piano piano, tipo cucchiaino per cucchiaino, una roba del genere. Impastiamo, appena si è assorbita aggiungiamo un altro goccino d'acqua. Questo diciamo che prende sì e no una decina, quindicina al massimo di minuti. Chiaramente se voi avete l'impastatrice utilizzate l'impastatrice, io ho chiaramente anche l'impastatrice, però ho voluto farlo a mano perché mi veniva più facile, la quantità di farina era troppo poca per l'impastatrice. Quindi ancora un goccino d'acqua e impasto. Quando ho quasi finito l'acqua aggiungo i 10 grammi di olio. Io ho usato olio extravergine di oliva, ma si può usare anche l'olio di semi, non fa molta differenza. Ho fatto assorbire l'olio all'impasto ed ho aggiunto l'ultimo goccetto di acqua rimanente. Ho impastato per altri 2 minuti probabilmente. Dopodiché usando una spatola, ho semplicemente raschiato, diciamo, tutto l'impasto che era appiccicato al contenitore. Vi invito a utilizzare un contenitore così bello ampio, in maniera tale che potete impastare senza problemi. Quindi stacchiamo un po' l'impasto dai bordi e lo portiamo al centro come se volessimo fare delle pieghe, copriamo con il canovaccio inumidito e lasciamo riposare per 20 minuti. Dopo 20 minuti l'impasto è bello rilassato, come potete vedere.
Inumidiamo bene il piano di lavoro con una mano bagnata, non dobbiamo proprio inzupparlo, e con l'aiuto di un tarocco facciamo scivolare l'impasto, che come vedete adesso è molto più liscio rispetto a prima. Lasciamo scivolare l'impasto sul tavolo e procediamo con le mani inumidite, procediamo a fare qualche slap and fold. Slap and fold è questa tecnica che serve a fare sviluppare il glutine. Praticamente si schiaffa sul tavolo l'impasto e si ripiega su se stesso. Lo facciamo una decina di volte, non più di tanto. Dopodiché diamo una forma quanto più a palla possibile all'impasto, si chiama pirlatura questo processo, come probabilmente molti di voi sanno, e copriamo con il contenitore per altri 20 minuti. Trascorsi i secondi 20 minuti, riinumidiamo un po' il piano di lavoro e procediamo di nuovo a fare un'altra serie di slap and fold. Questa volta però non ne ho fatti 10, ne ho fatti di meno. Ne ho fatti circa 7. Ridiamo una forma a palla e copriamo di nuovo con il contenitore e aspettiamo 15 minuti. Trascorsi i 15 minuti, come vedete l'impasto è liscissimo adesso. Preoleiamo un contenitore di plastica e procediamo a fare delle pieghe. Questo non è più uno slap and fold, anche se ci assomiglia, ma io non sbatto più l'impasto sul tavolo, semplicemente lo ripiego su se stesso. Così, un 5-6 volte. Non strappiamo l'impasto, se vediamo che sulla superficie cominciano a formarsi delle specie di smagliature, ci dobbiamo fermare. Chiudiamo l'estremità e poi delicatamente lo mettiamo dentro il contenitore preoleato. Chiudiamo, dopodiché lo lasciamo a temperatura ambiente per circa 1-2 ore, dipende dalla temperatura della vostra cucina, e lo lasciamo poi in frigorifero per tutta la notte fino all'indomani mattina intorno alle 10. Se per caso l'indomani mattina, tirandolo fuori dal frigo, non è lievitato tantissimo, lasciatelo stare 1-2 ore a temperatura ambiente. Come potete vedere qua si sono sviluppate tantissime bolle e la fragranza annusandolo è veramente ottima. Quindi ho spolverato un poco di farina di semola sul piano di lavoro e ci ho fatto scivolare l'impasto delicatamente. A questo punto ho diviso l'impasto in 2 parti più o meno uguali. Aiutatevi con un poco di farina perché sarà veramente appiccicoso, ma non esagerate con la farina, altrimenti abbassiamo l'idratazione. Quindi sono passato alle pieghe. Ne ho fatte diciamo di 2 diversi tipi. Una, come potete vedere, ho fatto una specie di incrocio a farfalla e poi ho cominciato ad arrotolare la pasta su se stessa in una direzione e poi ho sigillato un poco i lembi e ho arrotolato la pasta un'altra volta nella direzione opposta. Così. Dopodiché ho dato una piccola pirlata. Ecco, la pirlata, se c'è troppa farina non è facilissimo da fare, in maniera tale da mettere in tensione la superficie dell'impasto, ed ho messo in una cassetta di lievitazione con una bella spolverata di farina anche qua. Se non avete la cassetta di lievitazione potete utilizzare o un vassoio a bordi alti, oppure potete mettere singolarmente questi salsicciotti, diciamo, in dei contenitori preoleati singoli. Ho fatto la piega per la seconda pizza, la formatura del secondo impasto. Fondamentalmente non ho fatto altro che chiudere
i lembi, come potete vedere, dal lato lungo e poi arrotolare così, un po' come se stessi facendo una baguette. Se siete interessati alla ricetta della baguette la trovate sul canale, comunque ottime quelle baguette fatte con pasta fermentata. Ho chiuso quindi i lembi ed ho fatto un altro giro, quindi ho arrotolato nella direzione opposta. Come potete vedere io faccio dei movimenti molto veloci, perché se state troppo tempo a contatto con l'impasto, cioè le dita con l'impasto, vi si appiccicherà tutto. Ho messo anche questo in cassetta di lievitazione, ho messo un po' di farina in maniera tale che quando lievitano non si tocchino, altrimenti si appiccicano, e ho lasciato lievitare per circa 1 ora e mezza, 2 ore al massimo, a temperatura ambiente. Trascorso il tempo, i 2 panetti sono lievitati perfettamente e sono anche abbastanza in tensione. Ho messo una bella quantità di farina questa volta sul piano di lavoro e ho capovolto la cassetta di lievitazione in maniera tale che i 2 panetti cadessero sul piano di lavoro. Ho spolverato un altro poco la superficie dei panetti con la farina per evitare appunto che le dita si potessero attaccare, così. Dopodiché ho cominciato a stendere. Per stendere bisogna semplicemente non utilizzare la punta delle dita, ma cercare di utilizzare tutto il polpastrello. Così ho fatto un po' su e giù per 3, 4, 5 volte al massimo e ho cercato di assicurarmi che lo spessore dell'impasto fosse tutto uguale. A questo punto ho girato dall'altro lato e ho continuato un po' a schiacciare. Questa è una cosa importante, non schiacciamo soltanto da un lato, schiacciamo da entrambi i lati. Ho quindi fatto scivolare sopra una pala, ma potete utilizzare benissimo anche un vassoio per dolci, una cosa che non abbia dei bordi chiaramente. E la mia pala è abbastanza grande, la pala per la pizza Napoli è abbastanza grande, quindi ho utilizzato questa. Ripeto, utilizzate quello che volete. Quindi ho messo un po' di farina sulla pala, ho steso bene l'impasto, ho messo un po' d'olio e ne ho fatte 2, quindi una con scamorza affumicata e zucchine. Le zucchine chiaramente devono essere grattugiate, poi devono essere salate con quanto sale vi piace, dopodiché lasciate una mezz'oretta, spremute benissimo, proprio spremute che deve uscire praticamente quasi tutta l'acqua, anzi tutta l'acqua possibile. Vedete, ho fatto uno strato di zucchine sopra la scamorza, voi potete fare anche il contrario, come volete voi. Ho messo un altro goccetto di olio e ho messo in forno a circa 350 gradi. Io qua sto usando l'F1, ma potete utilizzare anche il forno di casa, avendo l'accortezza di utilizzare però una pietra refrattaria e mettere tutto a temperatura massima del forno. Se avete la convezione, utilizzatela. Dopo circa 3-4 minuti la pizza era praticamente quasi cotta. Dico quasi perché non l'ho cotta del tutto, visto che non la dovevo mangiare in quel momento esatto, ma successivamente. Quindi che cosa ho fatto? L'ho lasciata raffreddare, dopodiché un momento diciamo 2 minuti, 3 minuti prima di servire, l'ho rimessa nel forno caldo e si è completata la cottura, si è scurita di più e è diventata molto più croccante. La seconda l'ho fatta invece sempre con scamorza affumicata e funghi freschi, con una forma leggermente diversa chiaramente, ma perché i 2 panetti non erano identici.
l'ho messa anche questa in forno per circa 3-4 minuti in maniera tale che si completasse la precottura. Questa forse l'ho tenuta anche un minuto in più perché è un po' più cotta dell'altra, infatti scrocchia molto di più. Ma anche questa la volevo mangiare, diciamo, successivamente, la volevo mangiare poi in serata. Infatti il sotto, come vedete, in entrambe le pizze è cotto, però non totalmente. Ecco qua, schiacciando si vede che alcuni bordi già sono belli scroccherelli. Dunque le pizze sono venute buonissime, sono leggerissime come potete immaginare, con questa lunga maturazione e l'80% di idratazione. Vi consiglio veramente di provarle, lasciate un mi piace, lasciate un commento, fatemi sapere insomma cosa ne pensate. Ci vediamo alla prossima, ciao!